Allora, buonasera. Veniamo da James Taylor, perché non so chi di voi c'era, ma abbiamo... il padrone di casa vado io. Io faccio il vice padrone di casa, ringraziamo Camillo Fornasieri che è presidente del Centro Culturale di Milano. Abbiamo organizzato insomma, questa rassegna in 4 incontri quest'anno. Il primo è stato su James Taylor, il secondo è stato un incontro con il jazz a 100 anni dalla prima incisione di jazz. Quindi c'era un gruppo di Dixon che fra gli altri annoverava anche Paolo Tomelleri, che è una specie di istituzione del clarinetto milanese e non solo. E finiremo settimana prossima, così ve lo dico, magari avvisate i vostri amici, finiremo con Lucio Dalla la settimana prossima e con la partecipazione anche di Giorgio Comaschi, che è un conduttore televisivo, eccetera, che ci aiuterà appunto ad andare dentro, sempre insieme a me. Io faccio un po' diciamo da chaperon, come si dice, si dice ancora, da introduttore insomma e presentatore insomma di queste serate. Questa sera abbiamo qui Sergio Arturo Calonego. Allora, sveliamo innanzitutto cosa preferisci, Calonego o Calonego? Quando parli usa il microfono così... Calonego. Calonego. Sì, Calonego. Infatti, che è quello che io ho sempre sostenuto. Ma c'è Però io ne ho 3 così la gente può scegliere come chiamarmi. O Sergio, o Art. Ultimamente va molto questa cosa. Molto art, Sì, perché è trasversale. Cioè anche, va bene anche all'estero. Art. Certo, art. Va bene sempre. Come Art Tatum. Dici Sergio, come ti chiami? Sergio. Sergio. Poi Calonego è difficilissimo perché è proprio rispomeno. Chi fa greco di voi? Ha l'accento sulla terzultima, è difficile. Calonego. Vabbè, detta questa serie di minchiate, possiamo cominciare ad andare un po' più in merito alla vicenda. Ho conosciuto Sergio quasi per caso, appunto. Ci siamo visti insieme ad una serata che non era né una mia serata né una sua, ma eravamo stati entrambi ospitati da questo cantautore che si chiama Francesco Dacri, che nemmeno come Sergio con i temi della serata fa il cantautore, ma fa un lavoro normale, diciamo così, come anche Sergio, e però appunto ha la passione della musica. Questo ha portato me poi a produrgli un disco, a questo Francesco Dacri, a essere più o meno insomma nello stesso alveo, a rincontrarci qualche altra volta in occasione di una cosa bellissima che Art organizza ormai da un paio d'anni sotto Natale, cioè raccogliere qualche soldo per una famiglia bisognosa o per una situazione di bisogno, invitando gli amici musicisti in un locale a Cantù. Vabbè, insomma, tutta una serie di cose che fanno parte appunto del tessuto di chi suona. Insomma, ci si conosce un po' come i cani, scusa il termine, ci si annusa, e se si va un po', se si è un po' sulla stessa lunghezza d'onda, si scoprono anche cose interessanti, tipo avere 3 figli a testa, tipo avere della passione per gli stessi, per alcuni chitarristi comuni e via di seguito. Avere la stessa chitarra, sì. Per la verità la tua è una di 28, la mia è una di 18, vabbè, ma sono quisquiglie. E stasera non ci siamo nemmeno preparati, proprio perché vuole essere una chiacchierata intorno al mondo di Sergio, Art, Arturo, Calonego and Review, come i Blues Brothers, che appunto più per passione che per mestiere, non lo dico con spocchia, e neanche lui lo dice, pur ritenendosi continuamente un non chitarrista, ha incominciato un po' di tempo fa un suo viaggio, prima nel mondo del cantautorato, che però stasera non indaghiamo più di tanto perché è una pagina non è molto interessante, e poi appunto è una pagina trascorsa, è meglio parlare di quello che si fa in tempo reale, e incominciando un viaggio appunto con questo strumento, la chitarra acustica. Si potrebbe fare una lunga introduzione sulla chitarra acustica. Sostanzialmente l'inizio della chitarra acustica, quando la gente di colore per accompagnare il blues aveva strumenti di recupero, uno dei quali era un bastone infilato in una tinozza con una corda di metallo che simulava il contrabbasso, e l'altro erano delle chitarre su cui si montavano delle corde di fortuna, invece che, perché le corde di budello ancora nell'Ottocento erano difficilmente reperibili, poi sono diventate il nylon della chitarra classica, e quindi è nato questo strumento che poi è diventato il vessillo del folk, del cosiddetto folk o del country da una parte, del blues dall'altra, con tutta una serie di emanazioni, insomma. Lui peraltro, altra caratteristica, e di questo parleremo stasera così a ruota libera, ha scelto di trattare il suo strumento in una maniera particolare, perché adopera un'accordatura che non tantissimi nel mondo usano. Qualcuno sì è molto famoso,
sempre in questo ambito della chitarra acustica, ma non è ricorda quasi una via di mezzo fra l'oud, che è uno strumento egiziano, la musica etnica. È una accordatura che sentirete poi in azione, che si chiama Dadgad o Dagdad, che è uguale a seconda delle parti da cui che sono i nomi delle note nel cosiddetto siglato anglosassone, no? Re, la, re, sol, la, re. E va bene, di tutto questo fa parte del mondo che lui si è un po' inventato, partendo da una sala da bagno. Partiamo da Backtrapak, come lo chiami tu, perché da lì parte tutto. Sì, sì. Allora, la cosa bella è che non deve essere un concerto questo, no? È una chiacchierata dove io però vi faccio vedere anche chiaramente che cosa ho fatto in questo bagno per 10 anni. Io penso che ci sono tanti motivi, no? Per cui uno decide di suonare lo strumento. Nel mio caso il motivo è stato che mi sono salvato da un incidente aereo. Questo è il vero motivo, era già uscita, no? Fra di noi la cosa. Nel 2004 io viaggiavo su un Boeing 747 e a un certo punto qualcuno ha cominciato a dire che c'era il fuoco sull'aereo, e in questi casi pensi che qualcuno sta fumando, pensi. Invece no, non era vero, era il secondo motore, quello di destra, che si era proprio incendiato. Poi ne ha parlato anche i giornali, televisioni, perché ha fatto scandalo, diciamo la cosa. Vabbè, io adesso la faccio breve, ci siamo salvati tutti, qualcuno si è fatto male, ma non cose grosse. Io ho deciso comunque di fare questo viaggio e andavo a L'Avana. Probabilmente là io, in questa condizione particolare mentale, mi sono accorto di alcune cose che forse non avrei valutato se fosse stato un viaggio normale, e in particolare mi ha affascinato i suonatori di habanera, di son, di questa gente che suona con strumenti di fortuna, e in quel caso soprattutto senza plettro, magari anche comunque con strumenti acustici, non strumenti elettrici, e senza peraltro farsi troppi problemi, no, di amplificatore. Cioè, questa gente suona, appunto. E quando sono tornato da questo viaggio ho comprato una chitarra acustica e sono rimasto 10 anni in questo bagno a suonarmela. Suonavo per la verità blues con lo strumento elettrico, ma le mie cose su questo strumento erano per me, per i miei familiari, per i miei bambini. Io ho 3 bambini. Non pensavo onestamente che poi avrei fatto tanti concerti, perché poi in realtà ne ho fatti tanti, poi di concerti ne sto facendo tanti. Questa, senza farla diventare troppo lunga, perché così è bello sentirla poi la musica, io credo di avere avuto la fortuna di poter sperimentare su di me senza l'assillo di avere cose importanti da fare, no? I concerti o i dischi o queste cose qui, no? Ero lì da solo in questo bagno divertendomi, e quindi la condizione migliore per trovarsi, no? Che è questo. Nessuno di noi due vuole spiegarvi come si deve suonare una chitarra, però il fascino di potersi trovare, di poter trovarsi, no? E nella musica, in un'epoca come questa che sembra essere attanagliata dalla noia, no? Dalla mancanza di vitalità, di cosa, no? Ecco, io sono qua per questo, non a dirvi come si deve suonare uno strumento, ma a dirvi che si sta molto bene con uno strumento addosso. È un cappotto molto comodo. Io adesso vi faccio sentire un brano, così iniziamo un attimino a divertirci, grazie al quale sono andato a Issoudun in Francia. Sono stato invitato a Issoudun in Francia a suonare nel più antico festival della chitarra acustica europeo, e con questo brano che inizio con Da Zigadi, no? Che in qualche modo mi rappresenta molto, non tanto per l'aspetto dell'accordatura, ma per quello che è il significato di questo brano. Io cercavo un brano che potesse essere un fil rouge,
se volete, fra un chitarrista che abita a Barcellona e uno che abita a Damasco, uno che abita a Rabat, uno che abita a Napoli, no? Un qualche cosa che fosse una fotografia del Mediterraneo, che in realtà è un grande lago, no? Anche se in questa epoca storica sembra che non riusciamo ad andare d'accordo, in realtà storicamente siamo cugini tutti, solo che è un periodo che ci gira male un po' e non riusciamo a vivere in concordia. Questo brano è la fotografia di come nella musica è molto più semplice, si riesce ad andare d'accordo veramente con le culture. Questo brano si intitola Dadigadi. Lo faccio. Poi ne parliamo. Lo si fa qua? Io la chitarra l'amplifico così la sentite un po' meglio, però non cambia niente, non utilizzo effetti, è una scelta, diciamo. Grazie. Allora, prima di permettermi i 5 minuti del prof, Dadigadi
è al tempo stesso un riferimento all'accordatura, un gioco di parole Sì. doppio. Aspetta, vediamo se mi ricordo quello che mi hai raccontato quando mi hai fatto quell'intervistina. Bellissima. Su YouTube. Su YouTube c'è un'intervista di un'oretta, insomma, un'intervista, una serata in uno studio di registrazione, un po' come stasera, che adesso Andatela a cercare, sì, sì. Calonego e Muto, è È bellissimo. una miscela Sì, sì. esplosiva. Ah, bello. No, insomma, vale la pena. Soprattutto il finale. È vero, è vero. Beh, e quindi appunto da dig a D, allora D a D, G a D, adesso poi quando farò il prof vado dentro la cosa dell'accordatura, sono i nomi delle note, Re, la Re, Sol, la Re. Ma mettendo delle vocali in maniera geniale, beh, i musicisti hanno sempre avuto un po' il trip del Cantautore, titolo, no? Il quelli cantautore soprattutto. Diventa anche un gioco di parole fra Daddy, che in inglese è papà, e Marcel Dadi, che è un grande chitarrista francese che ha ispirato tutti i Sì, tanti, peraltro, insomma, se ti posso interrompere Certo, su questo, certo. il mio collegamento con Marcel Dadi e quindi con la DGPA e quindi con il Sudan è legato anche a una coincidenza che io ho scoperto dopo. Vedete, io mi sono salvato da un incidente aereo, mentre Marcel Dadi ha trovato la fine del suo viaggio in un incidente aereo, perché nel 1994 il suo aereo, che guarda caso era un Boeing 747 come il mio, si è inabissato nel mare vicino all'Argentina. E io non lo sapevo questo, l'ho scoperto poi, no? E quindi io in qualche modo mi sono legato alla DGPA, che è questa fondazione milanese, no? La più antica che c'è in Italia, per questo motivo. Quindi prima di vincere il premio io ero già innamorato della DGPA, perché in qualche modo sentivo così, un feeling, no? Proprio per questa coincidenza, diciamo. E a DGPA così appunto magari stasera nel cuore, nel cervello di qualcuno si instaura come una voglia di andarsi a scoprire anche di più, no? ADGPA sta per Atkins Dadi Guitar Player Association, dove per Dadi abbiamo già parlato, è Marcel Dadi, mentre Atkins è Chet Atkins, che è un altro dei grandissimi padri della chitarra acustica, non solo acustica perché suona anche l'elettrica. C'è un disco bellissimo fatto ad esempio con il chitarrista dei Dire Straits, Mark Knopfler, insomma, a parte la discografia sterminata, insomma, non stiamo qui adesso a farla troppo lunga, per cui ricordatevi, se volete, poi parleremo anche di qualcun altro che è stato un po' l'iniziatore di questo mondo, di cui Sergio è uno degli epigoni, perché è un mondo che viene grosso modo dalla fine degli anni '80, no? Da quando prende un po' piede quella che allora veniva chiamata New Age, ma poi ne parliamo un attimo. Beh, questa accordatura, allora voi sapete che la chitarra ha un'accordatura standard, se non lo sapete ve lo dico io, che è Mi, Si, Sol, Re, La e Mi di nuovo, per cui tutti gli accordi che si imparano dal giro di Do, venire in giù fino alla canzone del sole, chiaramente fanno leva, come dire, vengono imparati su un'accordatura standard. Questa accordatura standard diciamo che ha chiaramente un grosso vantaggio, specialmente quando dalla fine del Settecento viene introdotto il Mi basso, ed è allora che la chitarra prende il nome di piccola orchestra, la chiamano, no? Quando incominciano a scrivere Fernando Sor in Spagna, Tárrega, e poi Villa-Lobos nel secolo successivo. Quindi la chitarra ha una sua dignità come chitarra classica, ma come strumento è un po' limitato, non va tanto in basso e per andare in alto devi fare un sacco di fatica. Certo. Ma soprattutto hai degli accordi che suonano molto bene, che apertura, degli altri che sono un po' loffi. Le accordature, scusate il termine accordi, le accordature aperte o open tunings che cosa permettono di fare? Di espandere un po' questa possibilità. E questa in particolare, giusto per spiegare un attimo questa cosa, tu ce l'hai già pronta ma io no. Se io il Mi basso lo tiro giù di un tono, mi diventa Re, D appunto, poi ho A, poi ho D, poi ho G, cioè Sol, e poi questo Si e Mi anche loro li tiro giù di un tono, quindi il Si, com'è difficile con questo microfono, diventa La, no non so per scherzare, e il Mi diventa Re. Questa per la verità tecnicamente è una semi aperta, nel senso che non è facendo io così un attimo.
non ho un accordo maggiore o minore, ho un accordo di quarta, appunto, che già di per sé è un fascino, è un mistero, è un sospeso, si chiama sus fourth, cioè quarta sospesa in inglese, no? Bellissimo. È bellissimo, è già un mondo. Se io questo accordo lo chiudo con un dito, ho anche qui un accordo molto fascinoso, perché è un re sicuramente, ma voi non sapete se è maggiore o minore, non riuscite a dargli la qualità dell'accordo, no? Chiaro che se io faccio, è evidente che ho fatto un re maggiore, e se faccio è un re minore, ma già di per sé l'accordatura in quanto tale, open, non sto facendo niente, o anche se, diciamo non con la quarta sospesa ma con la quinta, è già un mondo che porta appunto in quest'area che Sergio ha benissimo descritto, che tiene dentro un po' tutte le realtà che di nazioni, di popoli, che dicevi prima. Per la verità poi parliamo di dove è andata a finire questa accordatura, ma appunto è questo quello che ti ha affascinato di questo... No, io ne parlavo con loro prima, no, iniziasse. In realtà a me quello che ha affascinato non è stato l'aspetto musicale, ma è stato l'aspetto fisico, perché c'è la tavola della chitarra è meno tesa e la sensazione, questi microfoni sono ingestibili, non potete percepirlo forse, no, ma io mi sento molto abbracciato dalle vibrazioni, e quindi in quel bagno, dove la mia intenzione non era di inventare niente di particolare, era semplicemente di passare del tempo, io ho trovato subito un benessere fisico proprio, e quindi la mia scelta è stata quella, tant'è vero che non ho approfondito le altre accordature, perché le accordature sono tante, non è che ce n'è una, non ho sentito il bisogno di approfondirle, perché non avevo come intenzione, e non ce l'ho, l'intenzione di insegnare la chitarra alla gente, era semplicemente di trovarmi io dentro la mia chitarra, e in questa cosa io ho utilizzato questa accordatura e l'ho fatta diventare il mio modo di camminare, no? Vi faccio vedere una piccola cosa che si può fare con la chitarra, sì, no, ma anche che la canto anche così. Vi faccio vedere un piccolo gioco che io faccio quando faccio i concerti, per smitizzare un po' questa cosa dell'accordatura, per far vedere quanto poi siano solamente dei dettagli, perché la musica è più importante, no? Per esempio con questa accordatura qua, araba o celtica che possa essere, guardate cosa si può fare. Per esempio si può fare Summertime and you're living it's easy, twist out jumping and cotton is high. Your daddy is rich and your mama good looking. So hush, little baby, want to cry. When I went to the crossroad, fell down my knees. When I went to the crossroad, I fell down my knees. And I had to play the blues, and you know what I mean?
Tante cose si possono fare. Allora, un piccolo detour, come si dice, una piccola deviazione dal percorso, dettata dal fatto che le cose succedono nella vita, e quando ci siamo visti le altre volte, ci siamo sentiti negli scorsi giorni, non era accaduta una cosa ancora che è successa questo pomeriggio. Questo pomeriggio sono andato in una scuola ad intervistare, come stasera stiamo qui con Sergio, il chitarrista dei Pooh, che si chiama Dodi Battaglia. Un punto di riferimento per la chitarra italiana, insomma, chiaramente un punto di riferimento diverso. Adesso non sto a tediarvi con Dodi Battaglia, per l'amor di Dio, ma una cosa che ha detto interessante, poi vai a vedere, va a verificare, insomma, è che una volta che uno, cioè, come dire, quello che lui vuole è un po' un punto di vista, diciamo, opposto, perché tu hai fatto questa cosa, diciamo, per tua soddisfazione, potremmo dire per tuo benessere, hai usato un bel termine, no? Per tua soddisfazione personale, venendo da un mondo diverso, come reazione a quello che ti era successo, alla questione dell'aereo e via di seguito. Lui invece diceva: guarda, io da quando sono piccolo ho sempre voluto fare il chitarrista. Certo. Però unisce, diciamo, queste due posizioni, una cosa che secondo me è interessante che Dodi ha detto oggi, cioè che quando uno trova la sua strada, questo pezzo, questa specie di patchwork che hai fatto fra l'Adagio di Albinoni, o sbaglio? No. Quello, sì, Crossroads Blues di Robert Johnson, Summertime e Smoke on the Water, così buttata là alla fine, dice proprio questo, cioè che la grandezza, non so, un grande della canzone americana come Johnny Cash non ha scritto tantissimissime canzoni, ma qualunque canzone pigliasse da Bob Dylan, da Chris Christopherson, da Tizio o da Caio, diventava sua. Sì, anche se però io devo dire, qui dico l'unica cosa da chitarrista della serata, sì, perché io non ho il desiderio, cioè, di appartenere alla categoria, perché non insegno, non ho la preparazione neanche teorica, diciamo, per insegnare così, però una cosa che non mi è piaciuta, diciamo, dell'approccio sulle accordature è il fatto che si delega all'accordatura un pochino di creatività, cioè a volte ti lasci suggestionare dall'accordatura e finisce che è l'accordatura che suona, e io questo penso che sia un errore, no? Perché l'autobus lo guido io decido dove va la mia chitarra, decido che cosa deve fare, diciamo, il mio strumento, perché le voglio bene, però sono io il papà, sono io che ti devo dire, diciamo, quello che penso, diciamo, che tu devi fare, no? E sulle accordature non mi ha mai intrigato l'approccio, come dire, un po' casuale, ecco, se vogliamo, ed è il motivo per cui non ne ho volute studiare tante e ho approfondito queste e basta, no? Un po' come con le donne, nel senso, amane una, ma cerca di conoscerla bene, perché tu puoi anche amarne tante volendo, ma è innamorandoti di quella che poi dopo scattano delle cose, capisci? Perché poi dopo si invecchia, giusto? E quindi se tu ami, questa cosa va oltre, no? E con la musica è la stessa cosa. Dopo che hai fatto un paio di sviolinate, che si è capito, no? Che sei bravo con questa chitarra, cosa ti resta in mano? Niente. E invece se tu entri dentro nella fase dell'amore dello strumento e di conoscerti dentro lo strumento, sei un mondo stupendo. Le tue rughe sono come quelle di Keith Richards, no? Cioè non sono rughe quelle di Keith Richards, sono delle pieghe di espressione, non si invecchia più, capisci cosa voglio dire? E quindi la That God per me è stato questa cosa, questo chiederle di un po' di più, diciamo. Sì. Oh, visto che siamo praticamente in famiglia intorno al camino, cominciamo già da subito con qualche anche stimolo che possa venire da voi, dal pubblico. Se dovete fare una domanda, però alzate la mano, perché vi porto questo, se no non si sente. Dico bene, maestro? Sì.
Anche adesso, se magari avete già qualcosa da chiedere, volete aspettare un attimo. Se non le avete non c'è problema, io al vostro posto non le farei, cioè, nel senso che quando sono dall'altra parte non mi vergogno, diciamo, a fare la domanda. Ma non vergognatevi, siamo veramente qui. Per cui, semmai appunto aspettiamo un attimo, ma intanto volevo dirvelo. È vero che, allora, è verissima quest'ultima cosa che hai detto, perché alle volte è lo strumento che comanda. Adesso lo dico, c'è un quello che io ritengo, ma appunto in realtà il chitarrista forse un po' più amato da entrambi, cioè dove ci troviamo di più è oh Gesù Maria, Pierre Ben Suzanne, Certo. chitarrista nato in realtà in Nord Africa, però francese poi di fatto, insomma, Sì. che diciamo fa un po' la stessa operazione che hai fatto tu, cioè Sì. suona il jazz, suona accordi jazz, suona dei I colori volti del mondo. pazzeschi con questa accordatura, no? Cosa che solo a pensarci, in più ci canta sopra, Certo. fa delle frasi straordinarie, ci sono dei dischi di una bellezza. Mettete anche questo salvatelo sul desktop se questo mondo vi interessa e andatevelo a cercare. Pierre Ben Suzanne, Ben Suzanne, Bensusan, Pierre Ben Suzanne. Che è un po' il papà. Che è un po' il papà no, di questa accordatura sicuramente, ma c'è un altro chitarrista che invece si chiamava, purtroppo Pierre Ben Suzanne è ancora vivo, ma sono già 20 anni che purtroppo tornando dal giorno del ringraziamento si è andato a schiantare con la sua macchina fuori da un guardrail, appunto, ed è precipitato. Michael Hedges, un padre, veramente il padre, insomma, di un certo chitarrismo che prevede appunto una cosa che però ultimamente tende un po' a schiavizzare questi chitarristi, cioè il fatto di usare lo strumento anche in una maniera percussiva, no? Cioè proprio mi permetto, scusa, non voglio rubarti il palcoscenico, picchiami se poi non te le ridò perché sono buono dentro, per cui solo un pezzettino, perché appunto questa accordatura, come diceva prima Sergio, Art, o come caspita ti chiami, apre diversi mondi, no? Anche lui ha usato la parola celtico, che vuol dire tutto e non vuol dire niente, ma questo brano, ad esempio, che è proprio di Michael Hedges, adopera questa stessa, lui ne adoperava tante di accordature, però senza farsene schiavizzare, se non in pochi e rari casi. Questo proprio un accenno del tema, non voglio suonare il pezzo, ma vi fa capire come effettivamente anche questo mondo può essere compreso in questa accordatura, proprio perché, ascoltate, non parlo. C'è la percussione, c'è un tema che tira un po' verso l'Irlanda in qualche modo. Ricordano un po' appunto un mondo di questo tipo, ma il fatto che c'è anche un passaggio molto rapido poi alla fine dove ci sono dei giochi tecnici, ma chi comanda ancora è la musica, cioè il pensiero, tant'è che lui era compositore prima che chitarrista, cioè si è diplomato allora lì sostanzialmente si è laureato, insomma, perché lì i college, cioè la musica si fa nei college, non c'è il conservatorio come istituzione, in composizione, e tutto il mondo della chitarra acustica lo ha raggiunto come successivamente, no? E quindi la musica viene come prima pensata e poi si trova l'artificio, diciamo, anche tecnico, l'accordatura particolare, il passaggio percussivo. Quando invece questo domina, diventa un po' fine a se stesso, no? Cosa di... So che è brutto parlare dei colleghi, ma non sono tuoi colleghi perché tu non sei un infatti no, non sono... io penso che quando uno è felice non ha bisogno di spiegare, no? Infatti. Quindi va bene così. L'unica cosa è che musicalmente ognuno ha degli obiettivi, no? E se il tuo obiettivo è di suonare la chitarra, questo è un pericolo, diciamo, no? Se il tuo obiettivo è di fare il fotografo, per esempio, come faccio io, no? Che non devo insegnare o altro, queste tecniche che anche io utilizzo in alcuni casi, le utilizzo quando mi servono, ma per un motivo, diciamo, no? Perché comunque è la storia. Io
posso fare un brano dove Certo, c'è questa certo, cosa qua quello che che ti stavo non per è chiedere. utilizzata come tecnica, cioè c'è questa tecnica qua, è molto bello da vedere perché vedrete delle cose con le mani che sono interessanti, no? Questo brano si intitola Duende, io lo dedico al mio amico Valerio, no? Perché so che ti piace questo. Io, vedete, ho scritto questo brano in Andalusia, era un viaggio di nozze, non avevo la chitarra e quindi non potevo scrivere e mi sono innamorato di questo paese bellissimo perché è un crogiolo di culture dove c'è musica zigana, ci sono temi moreschi, ma ci sono anche temi, come dire, spagnoli, no? Cioè, l'Andalusia è una terra veramente strana, in particolare a Cadiz, io ho immaginato questo brano che vi faccio sentire, che non voleva essere una citazione tecnica, tantomeno per esempio di Paco de Lucia, no? Questo stupendo, ma voleva essere una fotografia di quel paese, come la vedevo io. E qui ci sono un po' di queste tecniche di cui si parlava, che però vengono utilizzate in questo caso semplicemente come una fotografia a click, no? Cioè ti interessa il momento. Se avete piacere ve la faccio sentire.
ti incalzo io. Parliamo un po' sarebbe- un secondo, per sarebbe esempio, anche ora. della scelta della chitarra. Bello questo tema, no? Della scelta della chitarra. Nei forum delle chitarre c'è sempre questo tema, no? Qual è la chitarra più bella? La migliore chitarra. Adesso non per tornare sul tema, no? È come dire chi è la più bella? Sofia Loren, Audrey Hepburn, ma come fai? Capisci? Cioè, è assurdo, no? È che è un tema dell'epoca, no? La stupidità, no? Cioè, come fai a definire la cosa bella? Puoi definire la cosa adatta, giusto? No? Assolutamente Puoi definire la cosa adatta, cioè, è una cosa che puoi scegliere, oppure puoi anche decidere di adattarti. È una cosa che anche questa manca nell'epoca, no? Non sappiamo più adattarci, no? Cioè, tu questa infelicità da dove viene? No? Un pochino, no? Avete notato, adesso ne parliamo, ti lascio parlare te, però volevo invertirmi il ruolo, no? Facciamo un secondo. Certo. Volevo farvi notare che io suono la chitarra così, in diagonale. All'inizio, quando io sono venuto fuori, perché va detto, no? Io non sono nessuno nel mondo della chitarra da un punto di vista didattico, però ho vinto un sacco di premi in questi 4 anni, no? Da quando Mogol mi ha dato la targa della SIAE, calonego dappertutto, giusto? Me l'aveva anche detto, tra l'altro, quando mi premiò. E all'inizio mi prendevano in giro per questa cosa che suonavo la chitarra come un messicano che fa la siesta. Fra l'altro, scusa se ti interrompo, ma c'è una bellissima barzelletta di perché i Gypsy Kings suonano la chitarra in quella. Non la sai? No. È perché andavano in giro con un pulmino da 8 in 20, per cui devono risparmiare sullo spazio. Ma niente, è una minchiata. Io ho scelto questa chitarra in America, a Los Angeles, perché sono passato davanti a una... e ho fatto così. Mi parlava questa cosa qua, no? Quando costava pochissimo, tra l'altro, perché era l'equivalente del 1° maggio, era il compleanno del gestore, insomma, una serie di motivi, uno sconto incredibile. Ho detto la prendo e poi dopo la rivendo, così mi pago il biglietto dell'aereo, no? L'ho presa per rivenderla. Torno in Italia e mi dicono tutti che ho sbagliato a prendere la chitarra, perché il fingerstyle, questo è, no? La chitarra acustica contemporanea, non si suona con questi taglieri, no? Cioè queste chitarre qua, no? Perché siamo un tagliere, quello che ci fa il salame, no? E io dico, ma cosa ho fatto? Ho comprato la chitarra sbagliata, no? Come è possibile? E però mi continuava a piacermi questa chitarra. Allora sapete cosa ho fatto? Io, che è scomoda, no? Effettivamente è un po' grande e soprattutto lui è un omone gigantesco, io non tanto, no? Per cui per lui è comoda, per uno più bassino come me non è semplice. Allora sapete cosa ho fatto? Gli ho attaccato una cinghia qua dietro e ho fatto così. Da così che era scomoda, da così che era molto scomoda a suonare, ho fatto così. Tac. Risultato, se la voglio toccare qua, ce l'ho. Se la voglio... Capito cosa voglio dire? Mi sono adattato io allo strumento, che mi piaceva chiaramente, perché lo strumento mi piaceva il suono, questo non posso negarlo, però non era perfetto, l'ho fatto diventare adatto, perché perfetto non è la migliore chitarra del mondo, ma è la mia chitarra. E adesso di qualcosa tu. Mi hai tirato una bella bomba di profondità, di quelle che esplodano in basso. No, è verissimo, tant'è che anche la maniera di suonare lo strumento si è modificata nei secoli proprio per questo. Originariamente la chitarra classica veniva suonata ad esempio sulla gamba destra o sulla gamba destra cavallata, poi la postura che ormai si tiene è quella più comoda, perché la chitarra, lo strumento lo devi abbracciare, ti deve dare una risposta e al tempo stesso devi avere la possibilità di suonarla qua, qua e qua, avendo tutto sott'occhio, possibilmente avendo anche lo spartito quando leggi sott'occhio, no? E quindi tutto questo è adattarsi. E non fai vedere la pancia. Vabbè, certo, poi c'è anche perché non si vede, io c'ho un po' di pancia, non si vede, no? Non la vedete, credo che non la vedete, no? Forse la telecamera là in fondo, devi stare attento tu, che non riprendermi, però vedete che c'è tanto... C'è anche la scelta della dreadnought, perché il termine, o dreadnought come scrivi tu, è proprio quello, è una chitarra più grande, no? Vedete, è una scala, giusto per dire 2 cose tecniche, ma senza andare a farsi troppe menate. Non è la più grande, la più grande è la Jumbo, è una chitarra che ha una forma ancora più panciuta, o meglio, la fascia un po' più grossa,
ed è più scavata in realtà, mentre questo l'otto, come si dice, di questa chitarra è un pochino più liscio, no? È un pochino più dritto, per quello che viene chiamata il tagliere dai detrattori, come si dice. E invece è una chitarra che effettivamente ha una allora è diventata sicuramente il punto di riferimento di tutti quelli che hanno in mente Crosby, Stills and Nash, per esempio, Neil Young. Cioè la Martin di 28 è i Beatles, perché nessuno tiene in considerazione, ma Yesterday è suonata su una D28, Blackbird è suonata su una D18 se non mi sbaglio, o su una D45, comunque su una Martin. Jimmy Page suona una Martin, sì. Per cui anche il rock o il rock and roll, insomma, ha preso comunque spunto su un suono. Pensate che c'è un aneddoto interessante che mi ha raccontato Vince Tempera, un direttore d'orchestra con cui ho lavorato per un po' di anni, purtroppo nella sua fase calante, per cui poi non ha lavorato più e io di conseguenza con lui, ma lui dice, è successa questa cosa negli anni 70, il suo chitarrista, il chitarrista con cui lavorava, che si chiama Massimo Luca, comprò la prima Martin, un po' come ha fatto Art a Los Angeles, andò a New York e tornò, fra l'altro allora per cercare di evitare la dogana, si andava con una custodia vuota e si tornava con una custodia piena di uno strumento dicendo che era già tuo, no? Per cui evitavi le spese di... Pare che lui fece così, questo lo raccontava Vince, ma vabbè. Ma qui c'era un problema anche proprio di gestione del suono, nel senso che per la prima volta in un disco di Battisti, se avete in mente Motocicletta 10 HP, bra, quella è una Martin. Ed è la prima Martin che è arrivata in Italia con Massimo Luca, appunto, e non sapevano come gestirla, cioè come sapete i microfoni hanno una certa risposta in frequenza, si dice, cioè sono fatti in modo da... Lui adesso sta suonando amplificato, no? Per cui è avvantaggiato dal fatto che il cavo gli porta il suono direttamente in un amplificatore e quella specie di coso che ferma il buco, che ferma la buca della chitarra, permette di non avere l'Arsen, perché sennò è uno strumento ancora adesso e anche amplificato difficile da gestire. Pensate allora, a questi volumi si può anche levare, sì, perché non è... Ma nel momento in cui... E lì appunto il problema dei tecnici di registrazione è che non c'era un microfono, o meglio, hanno dovuto studiare un po' per trovare la maniera che in cui il microfono potesse rispondere, insomma, al suono di questo, perché è un suono particolarmente potente, anche accordato normale, standard. E questa è un'altra delle caratteristiche che fa di questo strumento uno strumento interessante. Quelli che dicono che non va bene più il fingerstyle non hanno capito niente della chitarra. Le faccio io, le hai buttate. I gusti poi sono gusti. Sono gusti. E ogni chitarra è la tua, questa è la zero. No, diciamo fatto. Che se qualcuno qui è interessato a studiare lo strumento, io personalmente suggerisco di ascoltarsi. Più che, cioè, ascoltare anche gli altri non è male, diciamo, i pareri, però poi alla fine devi ascoltare te, quello che vuoi, quando ti senti bene con uno strumento è la strada giusta, anche perché molto spesso quando si parla di strumenti che ci sono, è meglio questo, è meglio quell'altro, dovresti anche dire perché, no? Quanto sei alto, per esempio, no? Suoni in piedi o suoni seduto? E che musica suoni? Suoni col plettro, suoni con le dita, ci sono tante variabili, no? che rendono diversa, diciamo, la cosa, la scelta, no? Alla fine il motivo per cui scegli devi essere tu, non deve essere quello che dicono gli altri. Adesso tocca a voi però. Pino, non è una domanda. Giusto. Ce l'hai. Se no portiamola a questo. Quello va? No, io ho due suggestioni. Una, volevo che due parole ancora su questo tema dell'accordatura, nel senso dei suoni che permette, ho capito, mediterraneo. Ti interessano i popoli, ti interessa la convivenza e vedi anche una difficoltà in tal senso oggi. Ma non voglio fare un discorso politico. Non è che la vedo io, è una difficoltà oggettiva del mondo. Certo. A me è capitato di andare in quelle zone nella metà degli anni 90 e non c'erano questi problemi e pertanto era un viaggio che facevo tranquillamente. No, lo dicevo perché è interessante nel pezzo primo che hai fatto, soprattutto mi sembrava che venisse fuori da questo strumento che forse prima avete chiamato anche uno strumento che può... L'ud. Tutto, cioè un po' come pianoforte forse, cioè che è una piccola, è una piccola orchestra, ecco, dicevate. Così viene... No, che è come se fosse dotata di memoria, cioè e anche come tu per l'esperienza che hai un po' fatto trasparire umanamente
hai questo desiderio di memoria del mondo, memoria del Dio, della vita, Io, delle sai cose. che ti do del tuo, no? Sì. E io ho sempre avuto la fortuna di viaggiare tanto, e questa cosa qua mi ha permesso di rendermi conto che una persona la giudichi dagli occhi, e quando tu sei in una strada buia e c'è una persona davanti, devi decidere se lui è buono o cattivo, lo capisci dagli occhi, non lo capisci tanto da altre cose, no? Poi chi suona in particolare poi si mischia molto con la notte, è un altro mondo, no? Se vogliamo anche. E quindi la risposta è sì, io ho viaggiato tanto e cerco di trasmettere con il mio strumento il piacere delle immagini. Infatti mi sento un po' più un fotografo del mondo che non un chitarrista da locali, se vogliamo, no? Ed è vero quello che dici, e io penso che non ci voglia tanto ad andare d'accordo, non è molto complicato, però rischia di diventare un discorso un po' che lascia il tempo che trova. Io invece vi voglio regalare una suggestione. Avevi un'altra domanda? No. L'altra era, vedo che tocchi tanto non per, come dire, come col plettro, con le dita, cioè, ma col tatto, non so come si possa dire. Vedo che molti lo fanno, io non è che sia non seguo tantissimo questo strumento, nel senso di chi è bravissimo come te, però mi sembra che non è solo, cioè c'è come dentro un'esigenza, non è solo una pirotecnica esibizione. No, della tecnica non interessa, l'ho premesso anche proprio perché io non ho una vocazione didattica. Se tocco lo strumento è perché mi serve in quel momento lì, e poi la butto un po' sul ridere, anche perché una cosa che ho capito in quel bagno, perché io ho suonato spesso con i gruppi, no? Io ho capito che approfondendo la polifonia dello strumento e la percussività dello strumento potevo evitare di pagare un bassista e un batterista, e quindi tenevo tutti i soldi io, no? Perché certo. Tu senti, fai tutto tu e tieni tutti i soldi, e sai, con 3 bambini è vero che non è il mio lavoro, però sai, buttali via, no? Per cui ho capito che potevo anche monetizzare questa cosa qua. Questo ovviamente non è il motivo, per cui no, invece io sul tema del viaggio vi voglio far sentire una cosa nuova, anche perché è nuova tutto sommato, perché è verissimo quello che hai detto, cioè io ho un'intenzione, parlo spesso di chitarra a vela con il mio strumento, no? Io dico spesso che suono una chitarra a vela. Il mio papà era molto amico di Ambrogio Fogar, un navigatore, no? Tante cose veramente, un viaggiatore. Io mi ricordo lui quando veniva a trovarci a casa, io ero piccolino, no? ci raccontava di questi viaggi con il Surprise, con la barca a vela che aveva, no? E per cui io sono rimasto affascinato da questo uomo, questo grande viaggiatore, no? Il primo italiano ad avere circumnavigato il globo navigando di bolina, quindi contro vento, no? E però non era la mia strada la barca, a parte che costava un sacco di soldi, però poi mi viene da vomitare, cioè non era la mia strada. Allora con questa cosa che è molto simile a una barca, no? Perché è legno anche quello, no? Una barca, ho iniziato questo viaggio. Vi faccio sentire un brano che si intitola Dolcezza, è anche questo qua un viaggio, ed è la dimostrazione di come non bisogna stare troppo attaccati ai cliché, perché questa qui è un'accordatura di derivazione araba, di ispirazione araba, poi non è neanche detto che sia così, perché è molto utilizzata nella musica celtica. Per me è solamente un'accordatura, non è che mi interessa tanto, ma riesci a parlare del mio paese, no? Nonostante questo rabat che si sente, riesci a parlare degli spaghetti, dei film di Sordi, dei Fellini, Tornatore, cioè le cose che mi piacciono del mio paese, e io ho sfidato questa accordatura e le ho chiesto di parlare la mia lingua, perché il migliore modo di integrare non è che tu non sei più nessuno, no? Anzi essere tu qualche cosa, e rimanendo tu qualche cosa accettare, diciamo, anche la diversità.
però non devi scomparire, diciamo, no? Devi essere, la tua identità la devi avere, devi essere dolce nel esprimere la tua identità per evitare il conflitto, però non la devi negare questa cosa qua. Dolcezza è esattamente questo, è il mio paese sulla chitarra, con i suoni del mio paese, poi capirete sentendola questa cosa qua, con dolcezza però chiaramente.
mi sono venute in mente 3 cose ascoltando questa che credo di non aver mai ascoltato. Non penso, infatti. La prima è, se sapete perché Condoleezza Rice, che era la portavoce del Presidente degli Stati Uniti d'America, Condoleezza Rice, perché si chiama così di Bush? Lo sapete? Uno dei termini tecnici musicali, insomma, alle volte oltre che la velocità andante allegro, il tempo, insomma, da cui si va un pezzo, si può mettere anche un carattere, no? E una delle cose tutta questa terminologia è in italiano. Quindi Mozart, per dire andante con brio, scriveva andante con brio, allegretto in italiano. Quando voleva un brano come questo scriveva con dolcezza. Il papà di Condoleezza Rice voleva chiamare sua figlia con dolcezza, ma non sapendo che con dolcezza, la C di con dolcezza è diventata una E e le 2 Z sono diventate una e lei si chiama Condoleezza per questo, che è un nome che non ha senso. Ma il motivo per cui lo chiamo così è questo qua. Vabbè, poi perché si è sbagliato quello all'anagrafe piuttosto che il papà medesimo, ve lo lascio da scoprire con Google. La seconda cosa che mi è venuta in mente, proprio perché preparandomi adesso all'incontro che faremo settimana prossima con Giorgio Comaschi su Dalla, mi sono andato a guardare un po' di video, un po' di cose che faremo vedere anche in tempo reale, no? Giovedì prossimo, 15. E in uno di questi Lucio Dalla raccontava come è nata Caruso, che è una delle sue canzoni più melodiche in assoluto, che prende fra l'altro un ritornello da Di Citincello Vuio, no? Che è una canzone tradizionale partenopea, anche qui volendo dire una stupidaggine, partenopea e parte no. Lascio il tempo per capirla? Perfetto, tempo scaduto. E lui che gli piaceva molto andare in giro in barca, anche così, c'è un punto di legame appunto con Fogar, con tuo papà, eccetera. Un giorno la barca gli si rompe e appunto lui va in questa camera dell'hotel a Sorrento dove è stato il grande tenore. E lì nasce, proprio come è vero che la realtà, no, come Cadice parla a te, così la stanza dell'hotel di Sorrento gli ha dato questa idea appunto della giovane che si innamora del grande maestro, che poi il maestro muore. Ed è proprio lì, dentro quel contesto, che è nata. E mi è venuto in mente perché te voglio ha un po' un sapore melodico che è simile. La terza cosa, ho finito con queste, non c'entrano niente una con l'altra, fra l'altro queste 3 cose. Se andate su YouTube e cercate concerto Paganini tipo Faccia o Viso, qualcosa del genere, dovrebbe, adesso è un po' di anni, cioè è una cosa di qualche anno fa, dovrebbe venirvi fuori un video piuttosto divertente in cui c'è un ragazzo, adesso avrà 40 anni, non lo so, comunque, mettete uno studente universitario, insomma, una faccia piuttosto giovanile con un pizzettino, che solo con la mimica facciale, presa da davanti, abbastanza ravvicinata con una specie di grandangolo, mima un concerto per violino e orchestra, quindi c'è il concerto per violino e orchestra e Paganini che va, e lui con la mimica facciale, nei momenti di particolare trasporto, stringe un po' gli occhi e va in su, come per dire che la musica, lo usava questo un mio carissimo amico compositore che si chiama Simone Fontanelli, chitarrista, grande compositore e direttore d'orchestra, per spiegare che la musica di per sé è teatrale, c'è sempre un protagonista e un antagonista, un tema A e un tema B. Dentro un pezzo come questo, mi permetto, appunto non avendolo mai sentito, è proprio la tua maniera di interpretare la melodia, mi verrebbe da dire, proprio perché ti sei andato a cercare come un mondo vicino alla canzone, non alla canzone, ma magari all'aria d'opera, a questi accordi di settima più che aprono ancora di più la coloratura che è già aperta, no? E questo mi ha colpito proprio in tempo reale. Il motivo perché noi andiamo benissimo insieme, perché c'è anche un fatto, no? Cioè lui la prima volta sono andato a casa sua a mangiare, sono rimasto contento perché lui ha 3 bambini e vive in una casa non grandissima come neanche la mia, ma io ti ringrazio per i bambini, ma hanno 23, 21 sono e comunque 17 bambini ancora, no? Sono bambini grandi, ma sono bambini, e io pensavo fosse impossibile vivere in una casa non tanto grande in 3. Ha chiamato subito sua moglie. La prima cosa che ho fatto è stata chiamare mia moglie per dire guarda che si può. Cioè, si può vivere in 5 in una casa normale, perché non è una casa piccola, è una casa normale, diciamo, non è una cosa incredibile. Vabbè, questo era per dire che il motivo per cui noi andiamo molto bene è che lui conosce molto la musica, cioè lui è un maestro, cioè lui, sentite cosa parla, dice accordi di settima, queste cose qua.
noi siamo mischiati benissimo, Sì. perché io in realtà queste cose non le conosco, cioè in realtà le settime le conosco, qualcosina conosco anche chiaramente, però non ho una preparazione teorica forte, diciamo, no? E quindi quello che tu dici mi fa un piacere grandissimo, perché sono arrivato a questa cosa qua semplicemente immaginandomi, no? il colore che volevo, come se volessi girare un film, no? su questa cosa qua, non ponendomi tanto alla domanda, diciamo, se non quell'accenno vagamente di O Sole Mio, O Sole Mio a un che certo c'è, punto, ma certo. diciamo, era proprio una citazione, no? Volevo come dire mozzarella di bufala, capito cosa voglio dire? Una cosa così. Sì. Beh, grazie quindi. Ci mancherebbe. Non ci facciamo i complimenti studiati, sono venuto fuori così. Dobbiamo tenere per la fine un pezzo insieme, ricordiamoci sull'orario, perché non so adesso come Ora, sta quando vediamo le prime teste cadere così, vuol dire che è ora di... o la bavetta. Ricordatevi che non ci dobbiamo salutare senza fare un pezzo insieme. Ricordatecelo, perché io sono praticamente rimbecillito, lui no perché è più giovane, ma E pensavo di farlo unplugged, vero? va bene. Cioè senza queste baracche qui. Però cosa dice Pino? Poi non viene nella registrazione. Mettiamo 2 microfoni qui fini Sì. e verrà anche nella registrazione. Magari 2 di voi li tengono. Poverini. Domande niente, osservazioni, perplessità oltre a quella di... ancora? Sei recidivo? Ah, c'è anche lui. No, non ho capito che cosa dicevi a proposito del chitarrista dei Pooh. Forse non hai finito la frase. Mi capita spesso, purtroppo. Ad esempio, dove siamo adesso? No, scherzo. No, che diceva appunto che la cosa più importante per lui è stato trovare una strada, la sua strada, no? di affrontare, che evidentemente arrivava da altri maestri, perché il giro di Piccola Chetti è un riff dei Beatles. La storia di Piccola Chetti, che è del 1968, è la storia di She's Leaving Home, canzone dei Beatles del 67 in Sgt. Pepper, che parla della ragazza scappata di casa. Tra l'altro il 1° giugno abbiamo appena festeggiato i 50 anni di Sgt. Pepper e anche i 50 anni dei Pooh, guarda caso. Cioè, come dire, si impara sempre da dei maestri, questo, no? Di questo discutevamo un po' oggi in una delle domande che gli ho fatto, ma lui dice, per me la cosa importante è stato trovare la mia strada di poter fare cosa, certo ispirandomi ai chitarristi di progressive rock, elettrici, ispirandomi a quei gruppi di cui i Pooh in qualche modo scimmiottavano da un certo punto in poi anche le mosse, no? Creando però in Italia un suono nuovo, per cui era come dire che lui possa fare l'Adagio di Albinoni, Smoke on the Water, Summertime e Crossroad Blues con la stessa accordatura, è perché lo fa lui, secondo me, cioè perché tu lo hai trovato, così come Dodi Battaglia ha trovato la sua strada con la chitarra elettrica e poi con la chitarra acustica, collaborando fra l'altro anche con dei grandi chitarristi come Tommy Emmanuel e anche altri, e però diciamo che la forza, fatte le debite proporzioni artistiche, personali, di successo, queste sono cose quisquiglie, diciamo è stato possibile che lui diventasse poi quello che è diventato, ma perché aveva trovato la sua maniera di andare a mettersi, no? O i Pooh hanno trovato la loro maniera di andare a mettersi, poi narrano, questa non gliel'ho detta, ma narrano le leggende che negli ultimi anni vadano addirittura per avvocati per i tempi di inquadratura in televisione, no? Perché essendo un'azienda che fattura forse come il Burundi, non lo so, ma loro i Pooh non voglio parlare dei Pooh, però c'è qui Art, però loro sono stati, è vero, è reciproco, no? Sono stati i primi italiani ad autoprodursi dalla A alla Z del processo musicale e anche di merchandising, no? Hanno un palazzo dove sono stato ieri a conoscere il suddetto, in via Salomone, dalle parti di Mecenate, dove facevano dalla prima nota fatta in studio, cioè studio registrazione on site, ma anche i bilici che andavano a prendere impianto, strumenti e tutto quanto, che andavano in giro. Ancora adesso c'è un furgoncino staff con su Pooh, cioè la produzione proprio dalla filiera, come usa dire oggi, dal produttore al consumatore, totale, scrittura delle canzoni, produzione delle canzoni, stampaggio dei dischi addirittura, magazzino. Infatti mi fa, guarda, dobbiamo andare giù, poi anche lui è andato insieme a vedere il magazzino che stiamo smantellando, ma ci sono ancora vinili, CD, cioè dalla A alla Z veramente. Cioè anche questa è una maniera di trovare, noi stiamo parlando di arte qui, stiamo parlando di marketing probabilmente, ma è come trovare una via, no? Per poter poi arrivare dove si vuole arrivare, anche perché magari avrebbero speso di più in manager, in uffici stampa, eccetera, eccetera, esterni, mentre avevano tutto lì. Ancora adesso ci sono tutti gli uffici, l'attività è finita, ma
va avanti evidentemente, no? Quindi mi sembrava interessante questo tema che anche Sergio ha sviluppato, cioè uno trova la sua maniera, magari Sì, in io- un bagno appunto per 10 Su anni. questa cosa mi piace di farvi sentire una cosa, una canzone sembra una canzone, per la fine sono le canzoni anche queste, che mi ha fatto scoprire il respiro della musica, perché lo dico spesso, no, nei concerti, nella musica, nella chitarra c'è la nota, poi ci sono gli accordi che sono più note, no? Quindi c'è l'armonia, c'è la ritmica, no? Ma c'è il portamento che è una cosa, ma c'è il respiro della musica, in certa musica, non in tutte le canzoni, scusate, ma c'è il respiro della musica. Che cos'è il respiro della musica? Non è esattamente il portamento, non è proprio quella cosa. La sto inventando io sul momento, non so se esiste, è una provocazione. È il modo in cui parlate, il modo in cui camminate, non è uguale, perché ci sono delle pause dentro e se tu le analizzassi da un punto di vista ritmico, ognuno di noi parla diversamente, frequenze, pause, no, alito, banalmente, ma nella musica anche lì c'è questa cosa qua. Io ve la faccio sentire, no? Perché in alcune canzoni non devi ragionare a ritmica, non devi ragionare solo a ritmica, non devi ragionare in griglia, devi fare in modo che tu diventi la voce dello strumento o che lo strumento diventa la tua voce, no? In maniera che non è più un'esecuzione di chitarra, ma diventa come un dialogo, diciamo, no? Io vi faccio sentire questo brano che si intitola Dissonata, che mi ha ispirato questa riflessione, che non so se ha un valore musicale, però una cosa la so con certezza, che non ci sarà mai nessuno spartito, impossibile, nessuno spartito, neanche il più dettagliato, che potrebbe rappresentare per iscritto quello che vi farò sentire io adesso in termini di pause e in termini di, come dire, il mio modo di camminare. Questo è il senso.
Avete l'ultima chance per una domanda e poi pezzo insieme, se sei d'accordo. Cioè io tiro un po' le mie conclusioni. Andiamo col pezzo? Com'è che si fissa il brano musicale nella sua maniera definitiva per essere poi ripresentato? Adesso io magari Che è un sbaglio. grande compositore, Beh, ma grandissimo. c'è nel... Come si fissano nel tempo, visto anche questo aspetto teorico e anche inscrivibile, non scrivibile come questo, insomma. Come si fissa il modo di suonare, intendi? O la scrittura? No, la scrittura, scusami, il brano che è questo, come si fissa nel tempo in te? Allora io... Continuandolo a ripetere, continuandolo... Allora, lui dopo dà la risposta vera, la sua è la risposta vera. Allora, tu è la risposta vera. Io ti posso dire quello che ho capito io. Quando ho scritto questo brano non mi piaceva, non funzionava. Armonicamente era già questo. In qualche modo sentivo che era giusto, ma non volava. Era come dire, ti faccio l'esempio, no? Questa sala è molto bella, però tutte queste sedie rosse e gialle mi fanno venire il mal di testa. O dire, questa sala è molto bella, però caspita, queste sedie rosse, che mal di testa. È molto diversa, no, come cosa. E io ho capito questo, no? Che la canzone c'era, perché quando scrivi la musica strumentale, io parlo per me, che credo che sia così, tu la vuoi raccontare la storia, è che le parole ti muoiono in gola, tante volte, ma ce l'hai la storia, ce l'hai l'immagine, capito? Almeno io nel mio caso è così, e quindi la storia era giusta, io ce l'avevo il film, solo che era troppo veloce, era troppo giusto, era quasi ingrigliato un po' troppo. Se tu entri in sala di registrazione e ti inventi di fare un disco di bossa nova e lo suoni in griglia, fai la cosa più stupida del mondo, devi suonarlo insieme, perché si incollano molto meglio. È come fare in griglia un disco di blues, no? Non è possibile, cioè, si può fare tutto, e infatti è per questo che il blues fa dischi, cioè, non è così bello in quest'epoca, perché si cerca di farlo preciso. Noi adesso vi faremo sentire una cosa non in griglia, così mi sono capolavoro questo, no? Ho fatto un salto, Ma hai fatto veramente capito, un'iperbole. no? Vi facciamo sentire un blues insieme, così vi salutiamo, vi ringraziamo di essere così gentili e pazienti, no? Vi facciamo sentire una cosa che non è in griglia, che non potrebbe essere suonato in griglia, perché il blues, la musica calda, non puoi obbligarla a stare così, e quindi la mia risposta è questa. Io mi sono accorto di questa cosa qua, immagino che ti potresti avvicinare molto, un bravo musicista come lui può fare lo spartito di questa cosa, ma riusciresti veramente a cogliere il momento in cui io parto un po' dopo, perché ho voglio dare questa, capisci cosa voglio dire? Sono frazioni di secondo che puoi mettere tutte le cose che vuoi, ti avvicini tanto a questa cosa qua, però è un po' difficile. No, su tutta la musica, su certa, chiaramente. Per la verità è un discorso, aggiungo solo un'ultimissima cosa prima che suoniamo, dobbiamo pure accordarci fra l'altro un attimino. Questa storia, in griglia, giusto per sfattare, magari stavate pensando a Ferragosto e alle salamelle, ma per in griglia si intende precisamente a tempo, come se lo suonasse un computer. Cioè, se voi mettete questo pezzo, lo scrivete nota per nota, lo mettete in un computer, a meno che non andiate a modificare nel computer la master track, come si chiama, quindi che diate dei rallentanti, degli acceleranti, eccetera, evidentemente il computer ve la suona, come si usa dire volgarmente, dritta. Cioè, per dritta si intende pa, 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 un tempo di metronomo a cui tutti i musicisti suonano per farla, studiano per fare la tecnica, per sviluppare, evidentemente, no? Per sviluppare una velocità, per fare le scale, gli arpeggi, tutto quello che qualunque musicista, diciamo, di formazione classica fa. Ma questo discorso del respiro, perché poi è di questo che si tratta, vale per tutti i generi, perché se voi evidentemente diciamo che c'è una musica con un quoziente di scrittura più alto, la musica classica, o certo, assoluto, evidentemente, perché la quinta di Beethoven è la quinta di Beethoven, nessuno si permetterebbe di cambiare una nota, no? Però se voi ascoltate la quinta di Beethoven diretta da Karajan o diretta da Toscanini, è come il giorno e la notte,
ammesso che Toscanini abbia diretto, non sono un grande cultore di musica classica, ma Se prendi Glenn Gould su Bach, Bach, sì, lui ha cambiato completamente. Assolutamente, Infatti, assolutamente. diciamo, la scuola non lo ha riconosciuto all'inizio, Assolutamente perché comunque no. era molto, diciamo, libero, no, sulla cosa. Però, adesso, senza rubare il mestiere, su Dadi Gadi puoi scriverlo lo spartito molto facilmente, Sì. perché è come dire, è un insistito che si può mettere in griglia, il brano quello con tutto. Quindi laddove c'è la percussione è molto più facile, perché sei figlio del tempo inteso dire della ritmica. Io parlo di quei brani dove c'è più espressione, no? Dove c'è più espressione, non so, The Long and Winding Road, cioè, certo, la certo. puoi estendere, no, come cosa. Lo puoi estendere a tutti i generi in assoluto. C'era il mio caro amico, si chiama Mauro Scateni, si è diplomato in chitarra classica con la grandissima maestra di chitarra Paola Coppi, Fausto Coppi, Paola Coppi alla Civica Milano, allieva di Minella, una scuola di biciclette. di bicicletta. Sempre di una coi raggi, ma non mi è venuta, vabbè, pazienza. Il mio amico diceva: ma perché se Andrés Segovia fa un rallentando in quel punto della ciaccona di Bach è una figata, e se lo faccio io me lo segna errore? Per dire che nel momento in cui studi, ok, me lo segna, nel senso che la maestra dice no, non farlo così perché quello è lui. Però è vero anche questo, non farlo così perché quello è lui. Tu se devi fare un rallentato, fallo dove ti viene da farlo, no? Perché poi, e man mano appunto tutto il lavoro dell'interpretazione, cioè uno si diploma in pianoforte e da lì inizia il viaggio, non so come dire, cioè è da lì. Keith Jarrett non credo che abbia mai, grande pianista di jazz, non credo che abbia mai suonato un pezzo 2 volte uguale nella sua vita. Certo. Poi la differenza enorme fra musicisti è che un musicista vero, già di scuola, che deve anche saper suonare con delle orchestre, con della gente, è necessario che impari questa cosa qua. Cioè, ma più che impari, che capisca il valore di questa cosa. È diverso nel momento in cui tu, anche il musicista che suona perché anche lui è a suo tempo uno scrittore, un compositore, riuscire a scindere le due parti, no? Quando tu suoni con un'orchestra ci sono delle regole evidentemente, quando tu suoni per i fatti tuoi le tue cose puoi, diciamo, anche prenderti delle libertà, no? Differenti. Però il musicista che suona con altri deve entrare dentro quest'ottica. Se sei un fotografo invece ti puoi togliere la giacca quando vuoi. Facciamo sentire il brano. Che cosa Grazie. facciamo? Cosa facciamo? Allora, io avevo una proposta. Sì. Visto che l'altra volta nel video su YouTube è molto bella questa cosa, se volete cercare, abbiamo fatto sto gioco finale dove lui scorda la chitarra e suona. No. Dove tu suonavi standard e io Dad Gad, no? E volevo fare un gioco diverso, no? Mi perdonerete per l'inglese maccheronico, volevo fare un blues Rock Me Baby, no? Dove io però suono standard, mi metto anch'io e anche tu chiaramente di cosa, per farvi vedere che anch'io so fare due cose con la chitarra normale, diciamo. Mi accorgo. Io sì. Io faccio così. L'altra difficoltà è rappresentata dal fatto che abbiamo citato più volte ma non abbiamo poi mai sfiorato, che l'accordatura normalmente si fa a 4,40, no? Cioè il La è 440 Hz, ok? Mentre lui, per una scelta che adesso brevissimamente ci spiegherà, ha deciso di accordare lo strumento a 432, cioè un pochino più basso
non di un semitono, cioè un filo più basso di quello che è la cordatura standard. Sì, Mentre spesso, ad esempio, e comunque anche questo si fa anche nei quartetti d'archi, ad esempio, talvolta accordano a 4,42 per avere un suono più o 4,38 se il brano è magari magari un adagio. Certo. Per cui è una cosa che si fa, 4,32 però è una discesa importante. Soprattutto se suoni in DADGAD, già che è già così, no? No, dicevo, ne parlavamo prima, no? È stato un innamoramento a più riprese. Avevo sentito che Giuseppe Verdi era un sostenitore nell'Ottocento del 432 e mi aveva affascinato questa cosa, perché chissà come mai, no? E avevo letto, credo che sia vero, che si arrivò a portare a 4,40 per trovare un comune denominatore con tutti e allo stesso tempo per rendere più ascoltabile, più udibile più che ascoltabile, no? Il suono degli strumenti. Parliamo di un'epoca dove non c'erano queste cose qua, quindi c'erano gli strumenti senza l'amplificazione, quindi avere le corde più tirate voleva dire avere più presenza, no? Però questa cosa della tensione ha portato anche un irrigidimento. Nella chitarra, per esempio, è completamente diverso a 4,32 e a 4,40, ma non ve ne accorgete voi, ce ne accorgiamo noi che abbiamo la chitarra più morbida. Poi ho letto un libro di Beppe Vessicchio, che è un maestro d'orchestra, spesso a Sanremo, no? È un sostenitore anche lui di questa cosa qua, no? E Stefano Bollani, no? Che è un pianista che a me piace tantissimo, no? E che cos'è questo 432? È che la terra e gli alberi, no? Noi vibriamo variabilmente, è una cosa che ho letto, la cito, se è una stupidata, diciamo, faccio il pappagallo, fra i 4 e i 6 Hz. Questa è la nostra vibrazione, chiamalo suono, chiama la nostra vibrazione. La terra ha questa vibrazione e guarda caso 4,32 è un multiplo dell'uno e dell'altro, mentre 4,40 no, 4,42 proprio no completamente. E quindi da un punto di vista, non so, New Age vogliamo dire, poi sono anche un po' delle stupidate. Shel Shapiro. Feng Shui, quello che orienti il letto verso Feng Shui, giusto? Ecco, io per esempio questa cosa, devo dire, su di me ha fatto molto effetto, cioè mi ha molto colpito questa cosa, per cui ho cominciato a accordare lo strumento a 4,32. Io non so se è vero, però a me sembra di sì, che sto particolarmente felice quando suono così, no? E quindi non mi interessa se è una balla, mi piace, è una bella balla, e quindi faccio così. Dico l'ultima balla anch'io, così pare che il rock and roll sia una musica così esplosiva, abbia avuto così tanto successo, perché in qualche modo il beat di una buona parte di rock and roll si accorda normalmente col beat del cuore, col battito del cuore mentre lo si balla. Quindi tutto questo, adesso anche questa prendetela con le pinze, per l'amor di Dio, però anche questo può essere vero, e soprattutto quando uno balla rock and roll, se si sente bene, per lui è vero, direi, non è che, no? Come per te la 430. No, io non ballo, non ho mai ballato, quindi, ma no, facciamo così. No, guarda, facciamo così, guarda. Okay. Così loro hanno lo suono. No? Questi qua suonavano, c'è un braccetto, no, ma è più bello così. Blues. Bellissimo. Chiudiamo ufficialmente la cosa prima del Grazie. pezzo e poi non parliamo più, semmai vi fate qualche domanda in privato. Grazie davvero a tutti e buon viaggio, andate a riscoprirvi. 300 visualizzazioni su Facebook, ammazza, questo è un record per la chitarra acustica. Grazie a Sergio Arturo Calonego, un applauso. Rock me, baby, rock me home now alone.
me, baby. Rock me all alone. I want you to rock me, baby. You know you make me feel. Roll me, baby, like you roll a wagon wheel. Roll me, baby, rock me on along. I want you to rock me, baby, you know you make me feel. Blow the blues for me, blow. Rock me, rock me, rock me. Rock me all night long. I want you to rock me, baby. Rock me all night long. Ladies and gentlemen, Walter Muto alla chitarra. Sergio Arturo Calonego, grazie. 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 Rinnovo l'appuntamento naturalmente, se volete, a giovedì prossimo con Giorgio Comaschi e incontro con a Lucio Dalla. Hai tempo Sergio, grazie a tutti.